Ci siamo lasciati alle spalle lo stupefacente esperimento di Alexander. Mi domandavo se non sia anche Torino città capace di instillare nei suoi abitanti queste capacità straordinarie, non fosse altro perché da Torino arriva anche una figura di sensitivo assolutamente eccezionale che Alexander ha avuto modo di conoscere. Forse sarebbe il caso di spendere due parole su questa straordinaria figura. Mi sto riferendo a Gustavo Roll, Alexander. Io Gustavo l'ho conosciuto, era già anziano, Roll è morto che aveva 90 fischi anni, e io avevo letto molti articoli che riguardavano Roll, i prodigi, sapete di chi stiamo parlando, la premessa, Gustavo Adolfo Roll è sensitivo, non lui sarebbe arrabbiato conoscendo come è ben sensitivo, per capirci insomma, uomo con delle capacità non comuni. Ora, io nonostante le apparenze sono piuttosto timido di natura, quindi pur abitando nella mia città, sapendo io dove abitava, mai sarei andato a... però desideravo conoscerlo, sapevo che un mio collega Silva aveva cercato di conoscerlo e lui non l'ha ricevuto, e quindi ho detto figurati, per farmi mandare via, non ci vado. Combinazione, per farti capire come funziona la cosa, ho conosciuto sua cugina, Ella, che era mia amica, mi ha detto, ma vuoi conoscere Gustavo? Io il giorno dopo ero a casa sua, ho detto, ma guarda le cose come sono facili. No? Ora, quest'uomo chi era? Immaginate un uomo alto circa 1,90, molto alto, il vero torinese come si immagina da fuori, distintissimo, molto forbito, con degli occhi azzurrissimi, e indubbiamente un personaggio carismatico. Che uno creda che lui avesse dei poteri, chiamiamoli paranormali, non amo molto la parola ma per capirci, o non li avesse, indubbiamente è un uomo che non passava inosservato, che tu vedevi, eri attratto, incuriosito indubbiamente da lui. Quando ci trovavamo a casa sua in via Silvio Pelli, dove poi siamo diventati amici, io veramente avevo e ho un grande affetto per loro, lo ricordo veramente un grandissimo affetto. Io ho mai chiesto a Roll, mi faccia vedere, dottor Roll, uno dei suoi esperimenti, per due motivi. Uno perché era anziano, due perché ho detto se vorrà farmelo vedere lo farà lui, per un fatto di delicatezza, insomma. Ecco. Fatto sta che io non ho mai visto un esperimento suo. Si parlava sempre dei massimi sistemi, della sua filosofia, dello spirito intelligente, della grondaia, prima quando tu dicevi il mago in fondo, il mago, la figura del mago è un mezzo, no? Un medium, un mezzo. Lui diceva io sono la grondaia, cosa intendeva? La grondaia è quella che raccoglie l'acqua piovana e la porta dal tetto e la porta giù, quindi un convogliatore, è qualcuno che in qualche modo è visitato da, si prende questa energia, chiamiamola così, la veicolo e la do. Questo era come lui si vedeva. Aveva dei poteri paranormali Gustavo Adolfo Roll? Io non avendoli visti, dicessi sì così, vi direi una bugia, cerco di essere sincero il più possibile. Cosa io sento? Io sento, poi ho conosciuto molte persone, anche amiche mie che hanno visto cose, però sa anche Alfredo come le cose riferite poi vengono in qualche modo, si aggiungono sempre dei particolari, non sai più veramente come si è svolta la cosa. Io penso che avesse una marcia in più sotto quell'aspetto, Roll, indubbiamente, e che riuscisse a fare qualcosa che forse la maggior parte delle persone non riusciva a fare, ricorrendo a trucchi. Forse, dopo il discorso che hai fatto tu dei filippini, che non importa il mezzo del risultato ottenuto, a questo punto potrei dire anche, non lo so, senza trucco secondo me sì. Io posso narrare un solo episodio. Quando una cosa è avvenuta al telefono, era periodo di Pasqua, io telefono a Roll per salutarlo e dico come sta? Bene, lei bene, perché era un uomo, abbiamo questa immagine di Roll, lo vedete sempre molto serio, era un uomo molto spiritoso nel privato, raccontava le barzellette in maniera meravigliosa tra l'altro, se un'immagine uno non ha di Roll, dici, molto spiritoso, molto simpatico. E lui mi dice, io in quel momento avevo un piccolo problema, che era questo, avevo una causa di lavoro
con un ex dipendente, l'unico dipendente che avevo. E in quel periodo, se qualcuno era un datore di lavoro e un altro era quello che aveva il lavoro, chiaramente il datore di lavoro perdeva sempre. Questo si andava già sicuri. E io che ero uno, non è che avessi la fabbrica, insomma. Comunque lui mi telefona, non sapeva niente, e mi diceva, la sento un po' preoccupato, e fin lì ci sono delle tecniche, il call reading, una di queste tecniche, non ci vuole molto, anche il body language o altre cose, tu riesci a capire, se vedi una persona messa così, non c'è bisogno che ti dica sono triste, lo capisce, non fa il tono e dice, beh, c'è qualcosa che non va, ecco, noi rispecchiamo, ma io ero al telefono, il mio tono di voce forse era un po' depresso, lui mi dice, è preoccupato da qualcosa, e fin lì ci può stare. Però lui mi ha detto, guardi, sento che la cosa che la preoccupa si risolverà molto positivamente, e anche lì ci può stare, può essere sì, può essere no, una possibilità su due. Ma la cosa che mi ha colpito, e credetemi, la sapevo solo io, mi ha detto, lei tra qualche giorno andrà in tribunale. Ed era vero. E guardi, questa persona che da questa causa verrà, così appunto non la vincerà, e mi ha descritto la cosa come sarebbe andata a finire. Quello mi ha colpito, perché si è svolto esattamente così la faccenda. Ora sembra che io racconti una storia, però vedendo quali sono le mie posizioni, per siete aspetti anche un po' scettiche, credo di essere abbastanza credibile, ce lo dico io, no? È come se mi dicesse Alfredo che lui ha visto la Madonna sanguinare. Oddio, se l'ha visto lui che mi dice che non è vero, può darsi che... E con chi credete? Quindi questo ragionamento è per comunicarvi cosa? Che pur non avendo visto io nulla con i miei occhi di tutte le cose che si leggono di Rollo, materializzazioni, apporti, letture in libri chiusi, il vaso buttato lì che svanisce nell'aria e si trova intatto al di là del muro sul balcone, una mia amica a casa sua ha messo la sua cassapanca mentre erano qua che facevano, si è spostata una cassapanca che peserà 200 kg da sola, di 6 metri lungo il pavimento. Sarà vero? Non lo so, non l'ho visto. Ma questa esperienza che vi dico, l'ho vissuta io. Lui mi ha detto delle cose che non poteva sapere e me l'ha dette come le conoscesse perfettamente. Valutate voi, non solo dare giudizi, lascio aperto l'argomento. C'è solo il fatto dell'enorme affetto che io avevo per questa persona e basta.